Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video unboxing di manga. Come potete vedere oggi abbiamo un bel po' di package, anche questo qui, quindi direi di iniziare subito. E direi di iniziare subito, magari partendo dal pacco più in basso, che sia il più grande, sia, vi anticipo subito, quello più sostanzioso tra tutti questi. Quindi oggi iniziamo proprio dalla ciccia. Questo pacco ce l'ho qui in studio da almeno un paio di settimane e sinceramente fremevo dalla voglia di aprirlo. Non vedevo l'ora di vedere cosa c'è al suo interno, anche se in realtà lo so, semplicemente non vedevo l'ora di prendere questo fumetto e di vedere con i miei occhi questa edizione di questo meraviglioso manga. Perché si tratta di un manga veramente importante e l'edizione è veramente molto carina, quindi togliamo Pluriball, togliamo tutto questo imballaggio che me l'ha tenuto protetto finora e eccolo qui. Molto probabilmente molti di voi avranno già capito a questo punto sia di che manga si tratta, perché comunque c'è scritto anche nel titolo di questo video, ma soprattutto di che edizione si tratta. Credo ci sia un po' di nastro qui in basso. Sì, perfetto, togliamolo, ok, perfetto, vieni qui, vieni da me, eccolo qui, Devilman di Go Nagai, in edizione Omnibus. Questa edizione Omnibus è del 2017, Devilman di Go Nagai, anche se credo che tutti lo conosciate, è un manga del 1972 che ha fatto la storia dei manga. Esattamente come ha fatto la storia dei manga e del fumetto giapponese il suo autore, Go Nagai, che è sicuramente uno più importante in assoluto nell'intero panorama fumettistico giapponese. Questa edizione è veramente meravigliosa, la costina mi piace un sacco, costa un po' perché il suo costo si aggira intorno ai 40 euro sull'internet e in libreria, ma secondo me ne vale assolutamente la pena per un fumetto di questo calibro e soprattutto per un'edizione simile. Molte persone dicono che questa edizione sia troppo grossa e completamente illeggibile, ma guardate, essendo molto rigida, in realtà è molto semplice da leggere nel momento in cui si ha un piano d'appoggio. Quindi io ve lo consiglio sia perché si tratta di un manga che comunque dovete leggere e dovete conoscere se vi piacciono i manga, assolutamente, sia perché si tratta di un'edizione in fondo molto leggibile, molto bella da vedere, assolutamente di lusso, e che comprende tutta la storia di Devilman. Ma quindi mettiamolo un po' da parte, mettiamo da parte questo tesorino, guardate che meraviglia la copertina lucida, Dio mio, adoro veramente da impazzire, e prendiamo il secondo pacco, vediamo cosa c'è qui dentro. Questo viene da Feltrinelli, come potete ben vedere, ed è la prima parte in realtà di un unboxing da Feltrinelli, perché anche l'altro pacco viene da Feltrinelli ed è la continuazione di questo, visto che alcune cose erano disponibili solo dopo un po' di tempo e quindi ne ho approfittato per recuperare completamente ciò che avete visto anche nei video precedenti, come potete ben notare, da questo bellissimo Shaman King volume 5 in edizione Final. Ecco qui, guardiamo entrambe le sovracopertine come al solito, adoro. Sapete già, se avete visto gli altri miei video unboxing, che io amo lo stile di Takei, amo questa cosa delle doppie copertine nella Final Edition di Shaman King, sono un grande fan di Shaman King già dall'edizione vecchia, quindi sicuramente non potevo lasciarmi scappare questo piccolo tesorino. Ok, e in fondo abbiamo anche il nostro caro vecchio Pandora Hearts, che dovrei essere riuscito a recuperare completamente a questo punto. Pandora Hearts, come abbiamo visto anche nei video precedenti, qui abbiamo volume 22, 23 e un altro paio di numeri, tipo il 24 che è pesantissimo, wow, il 16, poi lì in fondo vedo il 15, mentre questo qui è il 19,
Ok, ho preso numeri sparsi perché tutti quelli che sono riuscito a trovare da Feltrinelli è quasi completamente introvabile ormai Pandora Hearts. Volume 12 e infine qui in fondo volume 11. Sono felice di essere riuscito a recuperarli perché sicuramente tra un po' di tempo saranno completamente introvabili. Come dicevo precedentemente, wow, il volume 22, 23 e 24 sono davvero enormi. Questo sembra quasi un libro, non che me ne lamenti, però wow. Niente, vediamo cosa c'è all'interno dell'altro pacco perché si tratta della metà di questo unboxing praticamente. Intanto finisco la frase che avevo iniziato prima. Come dicevo, per chi non dovesse conoscerlo, Pandora Hearts è un manga di Jun Mochizuki. Vedete, questo pesa pochissimo perché è parte dell'altro unboxing, ed è un mondo simile Lewis Carroll ma un po' più Square Enix. Sono andato avanti con la lettura, per ora posso definirvelo in questa maniera, ma magari ne parleremo in maniera più approfondita in seguito. Comunque, qui abbiamo un bellissimo Shaman King volume 6, questo rosa mi piace veramente un sacco, sarò sincero. Vediamo l'altra copertina, che carina! Signori, questa stavolta mi piace molto di più in edizione originale. Peccato che molto probabilmente in libreria non metterò le sovraccopertine in maniera mista per non avere le costine in maniera mista, perché sono comunque diverse. Che meraviglia lo stile di Takei. Non apro troppo per evitare spoiler, ma a questo punto immagino che questo volume almeno lo conosciate dopo tutti questi anni, ma comunque meglio non fare spoilerini. Ed ecco qui, Pandora Hearts volume 18, questo l'ho trovato disponibile dopo un po' di giorni, non capisco come sia possibile, però meglio, cioè, quindi va benissimo. Che è questo? Gli occhi aprono nuove storie? Ah, suggerimenti di letture estive da librai ed editori, lo spam di Feltrinelli. Ora non arriva soltanto via mail, ma arriva anche direttamente a casa se ordini le cose, ottimo. E poi i classici 10 euro di sconto online. Buono, feedback positivo per Feltrinelli, anche questa volta, assolutamente. Comunque davvero di Pandora Hearts poi ne parleremo magari in seguito in maniera più approfondita, anche se non vi consiglio di recuperarlo adesso perché fin quando non lo ristamperanno è introvabile ormai. Questo pacco invece, Discover Books, l'ho preso sull'Amazon Warehouse da Amazon UK prima che passasse questa nuova legge sulle dogane. Credo si apra normalmente, non ho mai visto questa confezione, si può strappare tranquillamente. Ottimo. In realtà vi ho un po' buggerati. Qui non si tratta di manga. Questi sono semplicemente dei fumetti che non vengono assolutamente dal Giappone. Anzi, non so quanti di voi conoscono Sarah Scribbles, ma è una delle mie fumettiste web preferite in assoluto, soprattutto all'estero. Ne ho tanti preferiti in Italia, ma se parliamo di fumettisti esteri sicuramente lei ha un posticino nel mio cuore. Quindi qui abbiamo Herding Cats, Adult di Samith e Big Mushy Happy Lamb. Sono semplicemente raccolte di strisce di Sarah Anderson e io adoro tantissimo il suo lavoro e sicuramente volevo avere questi fumetti in copia fisica nella mia libreria, che poi sono ultra carini, davvero, con i maglioni e i testi in rilievo. Magari vi mostro qualche b-roll nel mentre. Sono davvero troppo belli da vedere. Il retro della copertina non l'avevo mai visto, sono estremamente carini anche qui e niente, io amo il suo stile, sono completamente innamorato dei suoi lavori, quindi non potevo non avere i suoi fumetti in libreria. Anche se li ho acquistati usati da Amazon UK, volevo comunque avere le sue strisce e i suoi fumetti in libreria. Ma quindi questo è tutto ciò che abbiamo unboxato quest'oggi. E prima di concludere questo video, se posso darvi il consiglio della giornata, esattamente come ho fatto io con Sarah Anderson. Se vi piace un fumettista web, se vi piace un fumettista che seguite su Facebook, su Instagram, su YouTube, supportate i loro lavori acquistando i loro fumetti. In questo caso io li ho acquistati usati su Amazon UK, quindi non ho proprio supportato l'artista, semplicemente per via del fatto che costavano 3 sterline. Che fai rilasci lì, ma in linea generale, se vi piace un fumettista, se vi piacciono i suoi lavori, che sia italiano o non italiano,
acquistate i suoi fumetti, perché questo per un fumettista, per un disegnatore, per un illustratore è molto meglio, lo fa sentire molto più supportato che ricevere qualche apprezzamento sui vari social. Io ho in libreria anche fumetti di fumettisti italiani noti sul web, quali ad esempio Sio, Frapfrog e Richard HTT, e sono felice di aver potuto supportare queste persone in qualche modo, in maniera minima, veramente, per tutto ciò che fanno, per la loro arte e comunque per tutte le emozioni che mi fanno provare quando vedo i loro lavori, quando vedo i loro video, quando vedo le loro strisce sul web, nel caso di Sio soprattutto. Quindi questo video per oggi si conclude qui con anche un po' di morale. Io spero che vi sia piaciuto. Qualora vogliate seguirmi sui miei altri social, qui a schermo sono appena apparsi Facebook ed Instagram, quindi sentitevi liberissimi di scrivere queste cosette sui rispettivi social per seguirmi, oppure cliccate il link qui sotto in descrizione che contiene tutti i miei social qualora siate da smartphone, per accedere in maniera molto più rapida alle mie varie pagine. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video, vi ringrazio ancora per l'attenzione. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale di martedì per la robetta nerd e di venerdì per quanto concerne la fotografia e il videomaking. Alla prossima gente, bye bye!